Buongiorno, in questo video parleremo di un'altra causa di dolore persistente dopo una distorsione di caviglia. La stessa causa può anche essere fonte di dolore e senso di blocco articolare dopo una frattura di caviglia operata oppure trattata conservativamente. In particolare mi riferisco allo sviluppo di un tessuto ipertrofico sinoviale. La caviglia è formata dalla tibia, rappresentata qui in giallo, dal perone, rappresentato in verde, e dall'astragalo, che invece è l'osso rappresentato in rosso. Si tratta di un'articolazione molto complessa che deve la sua stabilità non solo alla perfetta congruenza delle ossa, ma anche alla presenza di legamenti posti sia sulla superficie anteriore che mediale, cioè quella interna, sulla superficie laterale ed infine sulla superficie posteriore. Attorno alla caviglia corrono muscoli e tendini che permettono quindi la mobilità non solo del piede ma anche delle dita del piede. L'articolazione della caviglia tuttavia è separata dalle componenti muscolari e tendine da quella che chiamiamo capsula articolare. Dovete immaginarla come una sorta di sacchetto impermeabile che circonda l'articolazione a 360 gradi. Questo, chiamiamolo sacchetto, nella sua parte interna è ricoperto da uno strato di cellule che si chiamano cellule sinoviali, che producono il liquido sinoviale, che è poi il liquido che non solo facilita lo scorrimento delle superfici ossee tra loro poste a contatto, ma che nutre anche la cartilagine. Dopo un trauma, anche banale come una distorsione di caviglia, ma ancor più frequentemente dopo una distorsione severa o addirittura dopo una frattura ossea, questo strato di cellule può andare incontro ad una significativa reazione infiammatoria, che porta quindi alla formazione di un tessuto ipertrofico, cioè inspessito. E potete immaginare questo inspessimento tessutale come delle ragnatele oppure come delle cicatrici in profondità. Questa specie di ragnatele è più frequente che siano presenti nella parte anteriore dell'articolazione, potendo rimanere incastrate e incarcerate quando ci si muove tra le ossa della tibia e dell'astragalo. Questo tessuto che rimane pizzicato tra le ossa può causare non solo dolore, ma può andare incontro ad una ulteriore infiammazione, causando quindi anche gonfiore e talvolta senso di cedimento dell'articolazione. Si tratta di una causa molto frequente di dolore residuo, la cui diagnosi non risulta sempre immediata, perché molto spesso anche la risonanza magnetica non riesce a identificare questo tessuto patologico. La diagnosi sicuramente parte prima di tutto dal sospetto clinico, in base ai sintomi lamentati dal paziente. Non bisogna naturalmente basarsi solo sul risultato di una radiografia o della risonanza magnetica, che magari non evidenzia nessun problema particolare. Infatti, nel caso in cui l'esame clinico e la storia del paziente pongano quantomeno il dubbio per questa problematica di tessuto ipertrofico sinoviale, è bene eseguire una infiltrazione all'interno della caviglia. L'infiltrazione, chiamata infiltrazione probatoria, generalmente comprende un mix di anestetico locale e una piccola dose di cortisone. Lo scopo principale dell'infiltrazione è quello di constatare se ci sia un netto miglioramento dei sintomi dopo la puntura. Il miglioramento può avvenire a distanza di qualche giorno dall'infiltrazione, ma è probabilmente comunque destinato a durare poco. Tuttavia, il fatto che l'infiltrazione non porti ad una completa e duratura scomparsa dei sintomi non deve essere visto come un insuccesso. Infatti l'infiltrazione non è tanto eseguita con la convinzione che il dolore scompaia per sempre, anche se naturalmente talvolta questo capita, ma piuttosto per osservare un miglioramento anche solo per un breve periodo. Solo in questo caso infatti la diagnosi di tessuto ipertrofico sinoviale può essere effettivamente presa in considerazione con una probabilità ragionevole. Molto spesso la fisioterapia non porta ad un miglioramento, tenendo conto oltretutto che i pazienti che vediamo in ambulatorio con questa problematica sono già persone che si sono sottoposte a molte sedute di fisioterapia dopo il trauma iniziale. Ai pazienti che rivedo dopo una infiltrazione cortisonica che abbia portato ad un miglioramento dei sintomi,
è possibile sicuramente proporre un intervento chirurgico mini-invasivo di artroscopia. L'intervento di artroscopia prevede 2 o 3 piccoli tagli della pelle della lunghezza di circa 5 mm ciascuno, attraverso cui facciamo passare una telecamera a fibre ottiche, a sua volta collegata ad uno schermo che ci permette quindi di vedere direttamente cosa c'è che non va nell'articolazione. Attraverso la seconda incisione inseriamo invece degli strumenti come dei palpatori oppure degli strumenti che tagliano o bruciano il tessuto ipertrofico sinoviale. Tenete presente che gli strumenti che utilizziamo attraverso i fori della pelle non superano i 3 mm di diametro. L'intervento chirurgico prevede che l'articolazione sia continuamente infiltrata con dell'acqua sterile, che permette non solo la distensione dei tessuti e quindi permette al chirurgo di vedere meglio, ma consente anche la continua rimozione dei tessuti che vengono tagliati di volta in volta. L'operazione può essere eseguita tirando la caviglia con un sistema di trazione come quello che vedete rappresentato adesso e che permette quindi di aumentare lo spazio tra la tibia e l'astragalo. Tuttavia, alla fine si può avere lo stesso una ottima visualizzazione senza usare questo sistema a trazione meccanico, ma semplicemente chiedendo all'assistente di tirare il piede verso il basso quando è necessario. Potete ora vedere la presenza di un abbondante tessuto ipertrofico all'interno della caviglia, mentre alla vostra destra vedete la caviglia di un altro paziente che non ha questo problema. Appare subito chiaro dalle immagini come la caviglia alla vostra destra sia decisamente più libera rispetto a quella con un quadro patologico, cioè a sinistra. Quello che dobbiamo fare a questo punto è pulire questa specie di ragnatele utilizzando principalmente uno strumento chirurgico motorizzato che chiamiamo shaver e che potete immaginare come una specie di rasoio elettrico che taglia e aspira il tessuto con cui viene a contatto. Questo lavoro viene praticato in tutte le zone in cui il tessuto appare inspessito, fino a quando la caviglia finalmente non appaia libera. Durante la pulizia del tessuto è possibile che ci sia qualche vaso di sangue di dimensioni leggermente superiore alla media che possa causare un leggero sanguinamento. In questo caso sarà quindi utile ricorrere ad un altro strumento chirurgico per coagulare e quindi bruciare il vaso sanguinante. Questo strumento non è propriamente un laser, ma è uno strumento a radiofrequenze, cioè che trasmette semplicemente una energia molto localizzata che brucia i tessuti con cui viene a contatto. Solo in questo momento l'operazione può ritenersi conclusa. Eseguiamo quindi dei lavaggi finali e chiudiamo i 2 piccoli tagli della pelle usando un filo riassorbibile, che quindi non dovrà essere rimosso ma semplicemente a distanza di 2 settimane circa cadrà da solo. Dopo l'intervento chirurgico potrà essere posizionato un tutore a stivale lungo sul quale potrete camminare direttamente. Generalmente il vostro chirurgo vi permetterà di appoggiare tutto il peso a terra. Il tutore potrà essere temporaneamente rimosso anche più volte al giorno, quando ad esempio siete sdraiati a letto sul divano per poter mobilizzare la caviglia e per poter soprattutto applicare la borsa del ghiaccio, in modo da ridurre l'infiammazione locale. La sintomatologia dolorosa è generalmente molto ben gestita a patto di non camminare troppo e di non sforzare la caviglia, che altrimenti potrebbe infiammarsi e quindi non solo gonfiarsi ma anche causare dolore. Il tutore viene generalmente tenuto per 1-2 settimane, durante le quali le 2 piccole ferite non potranno essere bagnate. Per fare la doccia sarà comunque opportuno usare un sacchetto impermeabile come si può trovare in farmacia. L'intervento chirurgico può essere eseguito in anestesia generale o in anestesia spinale, cioè con una puntura nella schiena. L'operazione dura generalmente non più di 30-40 minuti e dopo l'intervento è generalmente consigliato fare delle iniezioni sottocutanee di eparina a basso peso molecolare per ridurre il rischio di trombosi venosa profonda, soprattutto se siete pazienti a rischio, come ad esempio se fumate o se avete una predisposizione genetica a sviluppare una trombosi, oppure se siete una donna, se ad esempio state assumendo degli anticoncezionali. Sarà il vostro chirurgo a dirvi se è necessaria la fisioterapia dopo alcuni giorni di riposo.
ad esempio una settimana circa, giusto per lasciare il tempo alla caviglia di sgonfiarsi, applicando anche, come abbiamo già detto, del ghiaccio e assumendo i medicamenti antinfiammatori che vi saranno prescritti al momento della dimissione. Per guidare è meglio essere un po' prudenti e aspettare almeno 2 settimane, o comunque fin tanto che non noterete che la caviglia sia sufficientemente sgonfia e soprattutto quando riuscirete a mobilizzarla bene. Benché l'intervento chirurgico sia mini-invasivo e tutto sommato veloce, ovviamente ci sono delle possibili complicanze che dovrete discutere con il vostro chirurgo prima di sottoporvi all'intervento. Il rischio di infezione è estremamente basso, decisamente inferiore all'1%. Anche il rischio di trombosi venosa profonda, cioè quando si forma un coagulo di sangue soprattutto nella gamba operata, è molto basso. Per ridurne ulteriormente l'incidenza, soprattutto nei pazienti a rischio, come vi ho detto sarà bene eseguire per una settimana delle iniezioni di eparina a basso peso molecolare, che sono delle piccole punture ed estremamente poco dolorose. C'è naturalmente il rischio che le ragnatele si possano riformare, ecco perché è importante da subito cercare di ridurre l'infiammazione locale con del ghiaccio e gli antidolorifici e antinfiammatori che vi prescriverà il vostro chirurgo. Anche la fisioterapia può essere estremamente utile per ridurre il rischio di una recidiva. In alcuni casi, parliamo di non più il 5% del totale, può essere necessario ripetere l'infiltrazione di cortisone, qualora lo stato infiammatorio della caviglia perduri più di quanto normalmente osserviamo. Qualora lo stato infiammatorio locale effettivamente duri più a lungo del previsto, la vostra caviglia continuerà a essere gonfia e dolente, ritardando quindi il recupero funzionale per tornare al lavoro, guidare o fare sport. Durante questo periodo potreste quindi continuare a zoppicare e dover assumere anche gli antidolorifici che normalmente dopo 5-7 giorni i pazienti interrompono. Un rischio piuttosto basso, ma comunque descritto in letteratura medica, è quello della lesione di un piccolo nervo che corre sulla parte esterna della caviglia e che potrebbe quindi causarvi fastidi come dolore e scosse elettriche irradiati alla parte esterna del piede.